Empoli che attacca, finisce qui. Inter batte Empoli 3-1, una vittoria che ci rimette subito in carreggiata, riparte subito la marcia dell'Inter, gol di Lautaro Martinez, Dumfries, Thuram, nel mezzo la rete di Esposito che stava per riaprirla, 4 reti nerazzurre verrebbe da dire, quindi in questa partita per un Inter che si riporta a 3 punti di distanza dal Napoli, mette il primo tentativo di fuga sull'Atalanta nel tentativo di staccarsi dai bergamaschi. Partita, Simo, che rischiava di diventare complicata per quello che era l'atteggiamento di questo Empoli, piuttosto difensivo, molto attento, con una difesa chiaramente ha cercato di portare il più avanti possibile questo 0-0, tipica partita che può mettere in difficoltà l'Inter, con una gestione arbitrale che dopo Supercoppa, dopo Pairetto e in questo caso pure comincia a farci alzare un po' le antenne. Ho rivisto delle cose a livello di falli non fischiati, eccetera, che mi hanno ricordato molto i tempi in cui seguivo l'Inter da piccolo. Ecco, mettiamo così, sono del 91, quindi fate un po' voi i vostri calcoli. Ma è un Inter che ancora una volta riesce a sbloccare la partita nella zona Inter, 13° gol segnato nei primi 15 minuti del secondo tempo, lo fa con un Lautaro Martinez che sta tornando il vero Lautaro Martinez, lo si vedeva già nella prestazione come stava tornando il vero Lautaro, 4 gol in 6 partite, ma soprattutto un gol molto bello, importantissimo, dove dopo tante trame di gioco fini a se stesse, si prende la palla, scarica un destro violentissimo e sblocca la partita, fondamentale per stappare una gara che rischiava di complicarsi. Non ci siamo fatti prendere la mano e la tensione. Dumfries ancora una volta dominante dal punto di vista fisico, la raddoppia, un po' di disattenzione rischia di riaprirla, Thuram poi la chiude, cambio molto importante nel finale Thuram. Un Inter che ha fatto rifiatare alcuni giocatori importanti in vista della gara di Champions League di mercoledì e porta a casa una vittoria comunque che pesa, che serve per continuare questa marcia, ricordandoci che un pareggio contro il Bologna nel percorso può succedere. Sì, era una partita in cui avevamo tutto da perdere, perché con l'Empoli in casa non puoi sbagliare, a differenza, come hai detto proprio adesso in chiusura, della partita col Bologna, dove un punto, anche se doloroso, anche se in una delle 2 gare bonus che avevi a disposizione, poteva anche vagamente starci. Stasera non potevi sbagliare assolutamente, e per come si era messo il primo tempo l'Inter aveva tutte le possibilità di rientrare nella ripresa, accelerare e vincere, come ha fatto. Però era una partita brutta, l'Inter aveva creato praticamente nulla, e anche l'Empoli, però comunque dall'Inter ti aspettavi di più. Invece per fortuna nella ripresa abbiamo fatto il nostro dovere. Non è stata comunque una partita entusiasmante, però io ragazzi a questo punto dico, abbiamo davanti un Napoli che sbaglia poco, anche partite in cui potevamo sperare potesse perdere punti. Bergamo con l'Atalanta è una oggi delle più difficili che si può giocare in Serie A, vince e porta a casa 3 punti, quindi alla fine portiamoci a casa la vittoria, anche se non è stata una gara brillantissima. Però noi adesso avremo la Champions 2 settimane di fila, cosa che il Napoli non ha, tra un po' avremo la Coppa Italia, cosa che il Napoli non ha, avremo il recupero con la Fiorentina, che è una gara in più che si infila nel calendario, quindi ogni punto che porti a casa è prezioso, anche se la prestazione non è delle migliori, ecco. Sto facendo mente locale, Simo, dentro questa partita secondo me ci sono tanti temi. Adesso io ne sparo una raffica e poi mi dici, mi dici anche la tua su questo. Mi è piaciuta, era uno degli argomenti, non è il primo da trattare secondo me, però visto che stavo leggendo anche dei commenti, mi è piaciuta la prova di Aslani, che usciva dalla gara di Bologna tra i fischi, contestato, discusso e di cui si è richiesta anche la gestione. Era un tipo di partita oggi che favoriva, secondo me, una prova di Asllani, che però ha risposto bene anche dal punto di vista mentale e si è sbloccato nel primo tempo con una giocata da cui poi è riuscito ad entrare sempre di più in partita, ha toccato un buon numero di palloni e da un suo calcio d'angolo tra l'altro arriva un gol importante, quindi è riuscito a sbloccarsi e questo secondo me è un bel messaggio sicuramente che lancia. L'altra volta diciamo non aveva azzeccato nemmeno un calcio d'angolo, oggi ha imparato, ha battuto meglio questi calci d'angolo con la battuta alla Spagnoli del Cervi, abbiamo detto, ad allargare, ad allargare il piede. Di Lautaro abbiamo detto, altri temi sparsi. L'Inter
il lato negativo di questa partita è che si continua a subire gol. Se sblocchiamo nella zona Inter inizio primo tempo e del secondo tempo, subiamo ancora una volta nel finale. Questo è un tema da tenere d'occhio per l'Inter, che viaggia alla media di oltre un gol subito a partita in casa. L'anno scorso abbiamo subito 11 gol in 19 partite casalinghe di campionato, quest'anno siamo già a 13 e non a caso prima della partita avevo pronosticato 3-1 per l'Inter, contando su quello che sarebbe stata secondo me la vittoria, e un gol che comunque in qualche modo lo prendiamo da un Sebastiano Esposito che è già ad 8 gol contro i nostri attaccanti che sono fermi credo tutti a 1, Taremi a 2, Arnautovic 1, Correa 1, e mentre Sebastiano Esposito ne sta facendo 8 all'Empoli, e questo sta già accendendo dei temi di mercato che magari tratteremo, anche se ricordo sempre che si diceva sempre anche Pinamonti ha fatto tanti gol all'Empoli, dovremmo provarlo all'Inter, ma qua è diverso, forse anche lo spessore tecnico, ma ne riparleremo a parte. E sono contento per il rientro di Pavard, che secondo me nel primo tempo, dove l'Inter faceva un po' fatica a costruire molto bene, Pavard-Dumfries la fascia che ha funzionato meglio, soprattutto con Pavard che si è fatto vedere molto bene in avanti. De Vrij bene in fase difensiva, tranne la sbavatura forse sul gol di Esposito, ma per il resto ha fatto un'altra prova molto importante lì dietro. Ti chiedo se hai altre cose tu da sottolineare, se no io ho una nota negativa poi di cui vorrei parlare perché se ne è discusso molto in chat. Aggiungo bene Dumfries, che ha fatto una partita solida. Di negativo c'è sicuramente la prova di Zielinski e soprattutto Taremi. Penso che Ecco. avresti voluto parlare di questo, però ti lascio quindi Sì, introdurre. sì, no, su Dumfries aggiungo solo, anche qua è diventato il terzo attaccante dell'Inter, nel momento in cui Taremi sta facendo ancora male, o comunque ancora non sta convincendo, soprattutto dal punto di vista realizzativo, Dumfries è con 7 gol dietro a Thuram, 14 mi sembra complessivi, Lautaro dovrebbe essere salito a 10 tra tutte le competizioni, Dumfries a 7 è il nostro terzo attaccante, fattore non da poco. Oggi ci si aspettava una risposta da Zielinski e Taremi, e ci sono ancora delle attenuanti, vanno ancora integrati e tutto quello che vogliamo. Io anche oggi ho letto Zielinski non sta rendendo bene perché accanto a lui c'è Aslani. Io ragazzi è un giocatore tra i top centrocampisti della Serie A, classe 94, diciamo che le attenuanti a un certo punto mi aspetto più delle risposte. Ha fatto vedere delle cose importanti nella gestione del pallone, eccetera, eccetera, ma è ancora poco, è ancora poco. Non è una partita in cui lo boccio, sinceramente. Nei tre di centrocampo, secondo me, è stato quello meno in mostra. Per me ha fatto partite peggiori, quindi oggi non è una partita insufficiente di Zielinski. Però anche qua mi aspettavo anche più personalità in una partita in cui non si sblocca. Sei il nostro miglior tiratore in campo, anche più personalità di andare al tiro. Questa cosa un pochino di più me l'aspettavo, ma soprattutto Taremi è stato un po' quello più in ombra. Ecco, su Taremi già qualche discussione in più secondo me va fatta. C'è un'azione in cui riceve il pallone in area, primo pensiero, stop per Lautaro che tira, che posso anche capirlo, a parti invertite, un giocatore in fiducia, Lautaro sicuramente tira in porta, assolutamente. E, deve ancora crescere, assolutamente. Purtroppo nel pre-partita dicevo che era uno dei giocatori su cui il mio mirino si sarebbe puntato, perché nelle ultimissime partite comunque ha giocato diversi minuti, sta cominciando a trovare continuità, e anche in partite dove poteva farci vedere qualcosa in più, che non fosse solo la gestione diciamo il fatto di venire incontro, di legare la squadra, eccetera, cosa che invece ha dovuto fare praticamente in tutte le partite che ha giocato fino a queste ultime, dove neanche si poteva avvicinare a tirare in porta. Infatti noi stessi dicevamo, ma se non lo fai avvicinare è un po' difficile che diventi incisivo. Poi tra Venezia soprattutto e questa sera magari io onestamente qualcosina in più mi aspettavo. Chiaramente non è solo colpa sua, dipende anche dalle situazioni. Oggi per esempio abbiamo fatto notare più volte che si era guadagnato anche 2 buoni falli dal limite che Feliciani inspiegabilmente non ha fischiato. Questo Simo, scusa se ti interrompo, oggettivamente oggi Taremi ha preso tanti falli, Sì. cioè tanti palloni in cui è stato veramente abbattuto più e più volte, questo è verissimo, tanto lavoro sporco l'ha fatto ancora una volta. Esatto, ma poi, cioè io dico queste cose proprio perché so quello che Taremi può dare, e io mi ricordo il Taremi del Porto, vedo anche i numeri con cui arrivava. È normale che prima o poi ci si aspetti anche qualcosa, qualche gol, qualche
come hai detto anche prima, qualche segnale di volerlo andare a cercare. Cioè ancora lo vediamo poco questo. Magari è frutto dei mesi precedenti che ha giocato fin qui, dove si è dovuto talmente orientare su tutto il resto delle situazioni, delle giocate, che ha, tra virgolette, perso un po' la familiarità col gesto tecnico, magari non si sente completamente in fiducia, oppure mentalmente si sente un passo dietro a Lautaro e a Thuram, quindi quando gioca con loro appunto si sente più di doverli servire piuttosto che prendersi il tiro. Tutte cose che non possiamo sapere. Mi dispiace, perché io detesto quando sento dire che è un bidone, così, perché Taremi non è un bidone. No, no. Però vorrei vederlo, cavolo, anche sotto porta ogni tanto, calciare, metterci quella giocata anche diversa, ecco, un po' dal solito. Ecco, speravo che tra Venezia e soprattutto Empoli in casa potesse fare qualcosa di più. Vedremo nelle prossime. No, allora, sull'applicazione, sulla partita sporca, nel senso sull'andare a lottare, ok. C'è da dire anche, c'è proprio un'azione, Simo, che mi è rimasta in mente. Appena escono Taremi e Zelinski, entrano Thuram e Mkhitaryan, confezionano subito un'occasione da gol Thuram e Mkhitaryan insieme. Proprio appena entrano in campo al posto di Zelinski e Taremi. Che per carità, ripeto, non è una bocciatura, sono due giocatori su cui l'Inter deve continuare a puntare, saranno importanti da qui in avanti, lo ripeto, lo ribadisco e continuo a ribadirlo. Ma abbiamo avuto 14 minuti di vantaggio con Taremi e Zelinski in campo, ma la sensazione di una partita che si sblocca ce l'abbiamo di più con Thuram e Mkhitaryan dentro, quindi ancora oggi questa differenza c'è e rimane, ma ripeto che sui giocatori ci continuiamo a puntare. Io devo parlare anche dell'arbitro, prima però ringrazio EC che ci sostiene sempre a fine partita, forza Inter sempre, grazie a te EC per il supporto. Saxophone 101, sono grandi, grande lavoro, mi manca l'Italia, grazie di cuore Saxophone, ti aspettiamo in Italia allora se torni, grazie mille davvero per il grande supporto, grazie Armando, Aslani sempre ok finché non si alza il livello, scrive Armando. Queste sono partite da Aslani in cui Aslani ha fatto bene oggi, bisogna dirlo comunque, non ha assolutamente sfigurato lì in mezzo. Grazie Armando per i 34 mesi con noi. Simo, visto che se perdi o pareggi di arbitro non si può parlare, io oggi un attimo un passaggio sull'arbitro ce lo vorrei fare, perché ma sull'arbitro, ma in generale anche sulla situazione, a me, poi magari verrò smentito domani nelle prossime ore, però voglio dirlo adesso. Non c'è ancora un replay chiaro in cui si capisce che è successo tra Lautaro Martinez e Ismaili in area di rigore nel primo tempo. Ancora non lo abbiamo visto. E tutti dicono no, non c'era niente, non c'è niente. Non si è capito. In generale c'è stato una serie di decisioni arbitrali che andavano proprio in quella direzione che io 10 anni fa, 15 anni fa, eccetera, avrei commentato urlando alla TV con le manette, col gesto delle manette. Serie di falli non fischiati, stesso fallo fischiato su Malé, che poi lo commette Malé su Pavard, non viene fischiato dall'altra parte. Veramente imbarazzante. Dopo Sozza, dopo Pairetto, siccome l'Inter ha scelto di intraprendere questa strada del non parlare, allora noi invece ne parliamo, perché ma che significa per mettere in discussione il protocollo per un fallo che c'era, è stato fatto, sta portando dei frutti, l'abbiamo visto anche in Atalanta-Napoli, in cui qualche piccolo episodio da analizzare ci sarebbe, e oggi veramente bisognerebbe ribadire che anche oggi qua c'è stato un arbitraggio per me veramente pessimo. Non so se vuoi aggiungere tu qualcosa, Simo, se no vado in chiusura. Sì, più che altro, allora a me non piace parlare male degli arbitri, però quando va fatto, va fatto. La cosa che mi ha fatto più arrabbiare dell'arbitraggio di oggi, che non a caso è simile anche a quello che è successo nel finale con Pairetto in Inter Bologna, è che io ho avuto l'impressione che Feliciani volesse applicare un metro molto british quasi, di fischiare poco, lasciare andare i contatti, in una partita dove però alcuni contatti devono essere fischiati, perché se io ti do un calcio sul piede è fallo. Puoi anche avere l'arbitraggio all'inglese, però se c'è un contatto di questo tipo me lo devi fischiare. E nel primo tempo, ripeto, 2 falli netti su Taremi, quella di Lautaro in area che non si è ancora capito, e mi sembra anche un altro che ora mi sfugge, non fischiati ed erano falli. E lo stesso, cioè, mi sembra che a volte gli arbitri si avventurino in ragionamenti strani che vanno a complicargli la vita. Va bene che fischi, a me piacciono gli arbitri che fischiano poco, però deve esserci una corrispondenza con la partita. Non è che ci sono dei falli e tu, perché vuoi fischiare poco, oltre a non fischiare i contatti mezzi e mezzi, non fischi neanche i falli. Cioè i falli devi fischiarli.
Lo sai che io non sono uno che appunto urla al complotto eccetera, ma in 2 o 3 occasioni a momenti perdo la pazienza, perché dico sono falli grandi come il mondo, possibile che li vediamo tutti e non te. E lo stesso anche Pairetto col fallo di Frattesi soprattutto, dico, cioè perché allora, tutto il mondo, tutto lo stadio, chiunque ha visto fallo su Frattesi. Possibile che l'unico che ha visto fallo di Frattesi sei stato tu, che peraltro vedevi pure di spalle? Cioè, mi sembra davvero che a volte vanno a cercare di complicarsi la vita in una maniera incomprensibile. E anche oggi mi dispiace, ma a me non ha convinto per questa ragione qui. Poi può essere stata una giornata sfortunata, però almeno 2 o 3 situazioni non proprio chiare. E beh. Chiudiamo qua la nostra clip con Lautaro Martinez che stasera raggiunge Mauro Icardi nella classifica marcatori all time della storia dell'Inter. Mentre Lautaro e Thuram tornano a segnare insieme, non accadeva da Frosinone Inter 0-5 addirittura, quindi si rivede la Tula in tutto e per tutto, e questo è un bel segnale che dobbiamo assolutamente registrare. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e su passioninter.club vi aspettiamo per entrare a far parte della nostra community, con cui nel post partita commentiamo le gare e tanti contenuti esclusivi tutti i giorni. Quindi mi raccomando, link in descrizione per entrare a far parte del club di Passione Inter.